so se avete capito dove siamo. Mi sembra un déjà vu. Déjà vu. O questo è déjà vu, ma soprattutto bentornati. Questo è un ritorno al passato, non un ritorno al futuro. Ci stiamo facendo fare un vasetto di vernice, quella originale del grigio di Bruto. Il grigio bruto. Il grigio che non è grigio, grigio bianco, grigio azzurro, grigio rosa, il famoso grigio. Così facciamo dei ritocchini in alcune pareti e poi si parte. Piove che Dio la manda in sti giorni, non vediamo l'ora di partire sperando di andare verso luoghi caldi. Tu cosa ne pensi? Che ne so, cosa vuoi che ti dica? Che piove. Abbiamo preso un Bolt, non è lo schermo di Bruto questo, eh? Guarda quanta tecnologia. Tutta quella che ti fa stare a piedi. Un bruto non c'è e quindi non si rompe. Raga, il tetto è tutto trasparente, guarda che roba. Per vedere che piove, che cavolo guardi fuori. Questo è un vizio. Sì, però l'ultimo. Avevamo finito qua il nostro viaggio e da qui riparte, è la verità, no? Certo. Niente, non lo si distrae quando mangia il cappuccino. È l'ultimo. Aspetta, Problema numero 1, pulire la fotocamera, anche perché sta piovendo e quindi si bagna, ovviamente. Dove sei? Aspetta, non sono più capace a usare il palo da selfie, un attimo. Mauri che carica le biciclette sotto la pioggia, stamattina sole e noi in giro a prendere il sole sulla spiaggia e adesso stiamo caricando il camper, sapete perché? Un motivo ci sarà, no? Cioè, andiamo fuori. No. Dobbiamo ricordarci tutto, siamo fermi da 5 mesi e bisogna reimparare tutto. Ci siamo dimenticati anche come chiudere le biciclette sul portabici. Eravamo più veloci una volta. Sì, vabbè. Tanto non c'è fretta. No, nessuna fretta. Per chi non ci conosce ancora, sappiate che siamo in giro da circa 2 anni, da poco più di 2 anni, e abbiamo dovuto fermarci quest'inverno, per questi mesi, in un posto bruttissimo, brutto. Siamo a Marbella, sud della Spagna, dove abbiamo le nostre questioni fiscali, perché noi risiediamo qui. Sì, invece il cincischiare. Lavora. Poi aspettate un attimo, vedete la puntata, se siete nuovi poi capirete. E dammi una mano, scusate. Allora ragazzi, bentornati. Vi siamo mancati? Un pochino, dai, un pochino. No? Ma va. Oh, noi siamo mancati. Lo dice, guarda, è lì sul divano. Bruto adesso viene a prendervi e tirarvi i piedi. Vabbè, comunque, a quelli che siamo mancati, quei pochi, vogliamo dire che siamo in partenza. In questa splendida località che ci siamo fermati un po', che è Marbella, che insomma, chi ha visto le puntate precedenti, dovevamo fermarci 15 giorni, un mese, poi alla fine siamo stati qua 5 mesi. Però ragazzi è così, a volte le cose non escono proprio in maniera proprio perfetta come vorresti tu, i tempi a volte non li detti tu ma altro. Comunque insomma siamo venuti qua, per chi non lo sa, a curare i nostri interessi, perché sennò senza di quelli non viaggiamo, e le cose si sono un pochino allungate. Abbiamo fatto una ristrutturazione nel mezzo, adesso non ve la sto né a spiegare né a far vedere, però è venuta bene, ok? Quindi adesso abbiamo un appartamentino su Airbnb che insomma speriamo ci dia il nostro pane quotidiano per poter viaggiare. A Mauri gli interessa solo mangiare, già si parla di mangiare, il pane di dove? Di qualsiasi terra, ma non qua perché non è buono in Spagna. Però condizioni di Bruto. Allora Bruto, a parte avere un bel po' di polvere che Marina ha levato con tutte le sue manine sante, più o meno dai, è partito al primo colpo, l'ho fatto in questi mesi girare un paio di volte e adesso lo proviamo, spero che non ci siano problemi e insomma che vada tutto... Vado o vadi? Vadi? Che vada tutto insomma per il verso corretto, liscio, dritto. Quindi adesso noi partiamo con questa pioggia, andiamo a salutare ancora un paio di amici oggi, la partenza esatta sarà domani mattina. Magari stasera se riesco mi sposto un pochino e mi vado a levare Malaga dalle balle, perché Malaga la mattina è un trafficatissimo, soprattutto quando piove. Detto questo vi faccio vedere com'è Brutto. In questo momento è così. Casino. Super casino. Novità culinaria, la friggitrice d'aria che abbiamo testato a casa, serve, consuma relativamente poco. E poi ragazzi la triste notizia
è che tra un po' ci abbandonerà il basilico. E insomma ha resistito abbastanza. Questo è il nostro basilico 3.0. Arriva dal Piemonte e lì lo riportiamo. Capito Dom? Ne devi preparare un altro. Altra novità che ci ha regalato Marina e Maurizio. Sapete chi siete? Beh, sono due ragazzi che stanno girando, sono venuti qua a Marbella, sono passati anche loro nell'avventura, non dico senza meta perché loro hanno un bel giro che insomma si sono organizzati, però sono stati qua con noi una decina di giorni perché il tempo non li faceva muovere e quindi costretti a stare con noi, si saranno stufati e hanno detto guarda me ne vado ma prima ti regalo, che uno dice cos'è? Chi lo indovina lo scrive qui sotto. No vabbè dai, ve lo faccio semplice, è il kefir, che sono quei, non posso dire, batteri, ok? Che fanno acidificare il latte, che noi, devo dire, lo beviamo abbastanza liquidino ma acidino che assomiglia molto al Ayran, che è quello che a noi piace, che abbiamo bevuto in Turchia, Marocco, insomma, nei vari paesi arabi. Non è uguale, però devo dire che insomma fa bene, tutto fa bene al fisico, aiuta a dimagrire. Infatti io ho perso, non so se voi l'avete notato, ma ben 14 kg alla giornata di oggi. Magari quando uscirà il video ne avrò presi altri 5 visto che andiamo in Italia. Presi, non lasciati. Insomma, speriamo di no perché devo scendere perché no, l'aggiornamento della mia salute ve lo dico dopo che sennò vi annoio. Mauri conta. Questi sono i primi metri di guida. Devi imparare anche a guidare? Sì, a prendere soprattutto le misure. E poi adesso sto guardando che sta fumando un po', probabilmente è un po' freddino, quindi da scaldare brutto prima. Velocità di 55 km/h siamo partiti direzione Italia. Quando arriviamo è un altro problema. Dai raga, prima sosta notturna, siamo quasi emozionati. Siamo fermati in un posto qualsiasi lungo una strada in un paesino qui dopo Malaga. E Mauri cosa vuole fare? Provare per la prima volta friggitrice d'aria e sto valutando i watt, doveva essere di 1200 e sta consumando 1000 watt, 1063 watt, regge tutto. Lo faccio perché è un fusibile che devo cambiare da mo', che scatta molto prima del limite, per adesso li sta tenendo 82 ampere, quindi va bene, speriamo che va avanti così. E cosa stiamo cucinando? Gli aretti di pollo, buonissimi. Dai, non mi prendere per il culo. Già è difficile fare letto in camper, poi qua guarda, sto coso non sta sotto e non è della misura giusta. Poi penzola, le 7 fatiche di Ercole, fare il letto in camper è una di quelle. Ma buongiorno, ma che splendida sensazione quella di rivedervi, Guarda qua, c'è il mare là, ci sono le nuvole lì che non ci abbandonano da settimane, però la sensazione di riviaggiare è qualcosa di veramente bello, ma proprio bello, questo senso di libertà e questa voglia di scoprire cose nuove, non lo so, è proprio bello, a parte la nottata che va mal di schiena ultimamente mi stava, poi vi spiegherò il perché. Allora ragazzi, siamo qua a aspetta che lo leggo, si chiama la Cala del Rincon. E c'è qua una cosa che non ho fatto apposta, ma uscendo praticamente c'è una sorta di sonetto di poesia dedicato a questo posto. Io adesso ve lo faccio vedere, chissà lo spagnolo lo potrà leggere. Fate un bel fermo immagine e spero che si sia visto perché io non lo vedo. Comunque ragazzi, oggi in direzione Capo de Gata faremo circa un 200 km, non di più, comunque 2 ore e mezza via più o meno. Andiamo a vedere un posto famoso qua in costa
Dicono che è il posto dove piove meno in Europa. Andiamo a vedere se hanno ragione, ok? E spero che non sia così, ma ragazzi vi faccio vedere la coda che c'è qua stamattina. Non finisce più. È vero che questa qua è la direzione Malaga, quindi entrano in città, mentre noi dobbiamo andare dall'altra parte. Però realmente codone importante. E adesso sì che siamo partiti veramente con la spesa del Mercadona. Siamo nella zona di Almeria, incominciano a vedersi le prime serre. Qui è tutto coltivato, effettivamente fa caldino qua. Che ne dici? Fa caldino. Forse becchiamo una bella giornata. Forse becchiamo una bella giornata. Sei scelta. L'avevo dato. Facciamo il primo pieno e come al solito lo mettiamo qua nel nostro librettino dove segniamo i chilometri, i litri che facciamo e la data, così teniamo sempre conto dei consumi. Quando è l'ultima data scritta? Aspetta che guardo bene. L'ultima data scritta è il 10 ottobre. Oh mamma mia! Da quanto tempo? Troppo. Quanto costa il diesel qui oggi? 1389. Cosa stiamo riprendendo? Siamo ad Almeria, sud della Spagna, stiamo prendendo delle distese, ma delle distese di chilometri e chilometri di plastica. Sotto questa plastica nascono i pomodori, ma non solo, anche altri vegetali. Adesso Marina vi dà un pochino di dati. Le serre di Almeria sono le serre più grandi di tutta Europa, occupano una superficie di circa 40.000 ettari, ragazzi, che è tipo 3 volte Parigi, una cosa impressionante. Non c'è altro se non teli di plastica bianca, non c'è nient'altro, non ci sono neanche case. Tutta la frutta e la verdura che arriva in Europa praticamente parte da qui. Poi c'è un grosso problema, ovviamente la plastica, che è tutti i giorni producono microplastica che si disperde nell'ambiente, ma quando c'è tanto vento il problema più grosso è che si staccano proprio i teloni e i locali dicono si vedono queste nuvole di plastica volare verso il mare. 40 anni fa qui praticamente non c'era niente e hanno trasformato questa zona arida in una zona molto fertile, coltivando con questi teloni di plastica che trattengono l'umidità. Curiosità, serve soltanto un sesto d'acqua rispetto a una coltivazione normale. Volevo fare il momento curiositù. Curiositù. Perché io lo so già, sei tu che vuoi saperne, sei curioso. Ah, tu che sei a casa? Esatto. Giusto. Ti è piaciuto? No. Un momento curiositù. Ci sono 3 costruzioni costruite dall'uomo visibili dallo spazio. Le piramidi
E andate. Non farmi andare indietro, Perché che allontanate? vado giù, cado in mare. No, ragazzi. La schiena. Siamo arrivati a Cabo de Gata. Adesso vi faccio vedere anche il mare, venite. Su. Guarda Dai. quanti camper ci sono. Questa è la punta finale di Cabo de Gata, in un micro paese che si chiama La Fabriquilla, dove ci sono forse 10 case e 100 camper al momento. Io ho fame. Anch'io ho fame, Andiamo a mangiare. sì. È pieno di moscerini qua. Abbiamo fatto pranzo con insalata e zanzare. No, sembra di stare a Vercelli ad agosto. Ma sai perché? Abbiamo scelto male il parcheggio, perché qui a Cabo de Gata ci sono delle immense saline qua dietro. Quindi suppongo che il fatto che l'acqua ristagna... Questo mese non ci devono essere. Non fa caldo. Vabbè, Dio, non è che faccia freddissimo qui, eh. Noi proseguiamo. C'erano anche delle rovine romane qui. Anche a Roma. Però a Roma non ci andiamo d'estate. Might be going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. Causa allagamenti, ci fermiamo in un'area sosta, un po' rialzata, e approfittiamo per salutare due amici. Approfittiamo per salutare tutti gli amici, colleghi, navigatori, orti di... no, poi insomma tutta la gente che è venuta a trovarci a Marbella, che sono stati calorosi tutti, belli, ci abbiamo fatto delle belle serate, quindi grazie veramente perché ci avete fatto sentire proprio partecipi di un gruppo, di un... vabbè basta. Siamo finiti in un posto di perdizione con Santina dillo tu il tuo nome. Valnerino. Ce l'ha solo lui questo nome. E abbiamo da bere. Stiamo provando ad aprire. Wow, ce la facciamo. salute. Erano in difficoltà, perché non riuscivano a... Però vedi che io ho i 2 bicchieri, visto? Giusto. I calici, eh sì, beh certo, sono importanti i calici. Sentite che sta parlando mentre io registro, sentite? È quello lì. Dà fastidio, tutta la notte che parla. Buongiorno, una nuova giornata, sto dentro perché c'è un vento dell'ostia fuori, guarda che roba la barba come si storta. Oggi andiamo a fare un'operazione adesivo, adesso vi facciamo vedere. Adesso la Marina, guarda questo qua, questo signore qua, adesso entriamo in camper così, sono belli nudi, vestitevi. Permesso, noi entriamo come se fossimo a casa nostra. Vestitevi. Siccome c'è la concorrenza, no, non è la concorrenza, ci sono gli amici qua, e allora a questo punto abbiamo detto, ciao che gli attacchiamo anche noi un adesivino, se Marina ce la fa. Guarda, tu ce la faresti in meno di me. Metto qui? Vai lì. Voilà. Ecco. Ti piace? E questa signora qua che sta riprendendo, dov'è il vegiotto? Lì, guarda il vegiotto. Vieni a vedere se ti piace. Dai, su. L'hai preso giusto? L'ha messo dritto, l'ha messo dritto. Sempre bene, rotto. Operazione adesivo fatta. Abbiamo salutato i nostri amici e adesso siamo in partenza per andare a trovare altri 2 amici. Facciamo il giro degli amici. Andiamo verso San Pietro, sud della Spagna. Siamo in sto paese, non mi ricordo come si chiama il nome. Ve lo scrivo qui sotto forse. Volevo far vedere una cosa. Io in Spagna è la prima volta che vedo una pattumiera così. Allora, cosa è successo? Qua c'è stata un'inondazione solo 3 giorni fa e ovviamente i fiumi, tutto quello che buttate su in montagna, ecco voi che buttate su in montagna, viene qua e ve lo faccio vedere che arriva al mare e ve lo dimostro proprio facendovelo vedere. Ecco qua. Anzi, ve lo faccio vedere meglio. La vedete questa? La vedete? Che l'avete vista? Quella è tutta la pattumiera, i sacchetti di nylon che sono su in montagna, che con la pioggia arrivano giù coi fiumi. Vabbè, insomma, io adesso non voglio fare rompiballe, perché poi, però che cacchio. E in Spagna è la prima volta che vediamo una cosa del genere. Tanto mai visto. Adesso basta i pipponi
Mettetevi una mano sul cuore, uno sul portafoglio, datemi 100 euro. E niente, andiamo o no? Andiamo. Buongiorno, senza la pioggia. Ci capitano sempre le tempeste. Ultimamente ci capitano sempre le tempeste. Buongiorno. Ostia! Che botta! Sono anche quasi spaventata. Adesso facciamo colazione e poi si riparte. Buongiorno. Noi invece di partire andiamo ancora in bicicletta. Fa bene al fisico. Ma se stiamo andando al ristorante. Ma non dirlo quello, sembrava figo, tutto. E adesso sì che siamo ripartiti. Dove stiamo andando? Non lo so. Dai, ti ho già preso in castagna così alla prima cittadina. Sì. Aspetta che devo andare. Allora, adesso andiamo verso Gandia, insomma, non è vero che non me lo ricordo. Comunità valenziana, quindi entriamo nella comunità valenziana appunto, che è un posticino che ci hanno consigliato, carino, vicino al porto, e poi aspetteremo dei nostri amici. Abbiamo trovato questo parcheggio con Google Maps, senza Park4Night, perché su Park4Night questo posto non c'è. Vediamo se ci lasceranno parcheggiare. Ciao, buongiorno. Ecco qua lo splendido parcheggio di ieri sera. Ma Non c'è brutto. Perché? Perché siamo venuti qua convinti, belli, parcheggiato col culo di qua, quindi non davamo fastidio a nessuno, però poi facendo un giro ho visto il cartello non max 5 metri. Quindi, siccome abbiamo visto subito arrivare la polizia, sono andato. E niente, abbiamo trovato un altro parcheggio vicino all'università, dove abbiamo dormito stanotte da Dio, non c'è zero rumore. Però adesso vi voglio raccontare una cosa. Allora, intanto siamo a Gandia, siamo nel porto di Gandia dove c'è questo parcheggio. Se venite qua, se siete sotto i 5 metri, splendido parcheggiare qui davanti dove c'è la marina, il porto, qui dietro il casco antiguo, quindi la città vecchia, dove si può andare a passeggiare, dopo ci andiamo a prendere un caffè, perché come vedete il tempo sembra di stare a gennaio a Livorno Ferrari, piccolo paesino in provincia di Vercelli, 4700 anni, tra cui mia mamma, e basta. Non c'è nient'altro, finito lì. A parte, vabbè, Livorno Ferrari, famosissima. Volevo dire una cosa particolare che stavo pensando in questi giorni. Abbiamo ripreso a viaggiare. E riprendere a viaggiare questa volta è stato un pochino più strano, perché innanzitutto abbiamo fatto uno stop abbastanza lungo dove abbiamo lavorato, in un paese dove conoscevamo, e quindi era molto casa, ok? E questi primi giorni non mi ricordavo più nulla, ma non perché sono demente, oddio, ho anche la demenza senile che avanza, l'età è quella, però è proprio un discorso, il bottone, la procedura che era in automatico per fare, che ne so, tirare giù le biciclette, no? Una cretinata, no? Tutte queste piccole cose mi sembravano non più automatiche, ok? E ho iniziato a pensare, sarò ancora in grado di editare? Sarò ancora in grado di parlare davanti a voi? Vi starò ancora sulle balle come prima?
Probabilmente questo sì. Vabbè, mi facevano queste domande e quindi sarete voi a giudicare quando uscirà questo video. Qui sotto scrivete sì, sei ancora capace, no, sei un pirla. Probabilmente no, sei un pirla sarà quello che, insomma, ce ne saranno di più. E non sembra però prendere gli automatismi anche nell'editing, questo vedrete. Insomma, se vedete qualcosa di strano alla fine aspettate un attimo che mi rimetto subito in sedia. È ora di andare. Damn, see you later. Allora, cara signorina, visto che parlo sempre solo io, mi dica dove siamo e cosa facciamo qua e perché? Il perché? Perché stiamo facendo delle tappe da 230 km e quindi siamo finiti qua, senza motivo. Il dove siamo, Gandia l'hai già detto tu. Cosa sappiamo di questa cittadina? Sappiamo che è una città ducale, che c'era il duca di Borja, non so come si pronunci. Sappiamo che è divisa in due. Questa parte marittima che ha un lungomare molto esteso, zona vacanza diciamo, molte spiagge. Poi c'è anche una zona vecchia in centro dove c'è questo famoso palazzo ducale, una chiesa gotica, un museo e Vabbè. Quindi vediamo se il tempo ci permette di arrivare fino a là o no. Ma sì, estate, guarda, insomma, quando uno va in giro con i pantaloncini perché è estate. Tu anche quando nevica. Di storico non è che ci sia molto, però intanto andiamo a prenderci un bel caffè con leche classico spagnolo e poi dopo facciamo una piccola visitina. Siamo quasi arrivati, sta passerella del faro è lunga un paio di chilometri, lunghissima. Questo è il faro. Brutto. È uno della punta d'ingresso del porto. Beh, carina la passeggiata che è bella lunga qua. C'è una nave là bella arrugginita. Cosa trasportarsi non si sa. E qui sotto, la cosa strana, è l'accesso alla punta proprio per i pescatori riservata, cioè paghi se sei federato, entri qua e ci sono tutti i posti dove ti puoi sedere con il portacanne. Questi sono i posti, vedi, 17, 16, 15 e vedi scorrendo. No, l'ho empujato io. E poi c'è un pescatore e praticamente sei in mare aperto. Ecco la vecchia nave arrugginita. Tanto non riuscirai io a pescare neanche Neanche una scarpa Sì. peschi tu. Ma dopo questa splendida passeggiata per vedere Molo e non le 4 solite pietre, non mi dimentico, ma vi faremo anche vedere quelle, per la mia gioia. Io direi di andare a prenderci un bel caffè con leche perché fa freccia, non è vero, è caldo. Ma fa freddissimo. Sarà mica qualcosa di romano. Guarda com'è interessato il Mauri che corre a vedere. Sono mica scavi romani. No, sono giochi di bocce questi qua. Ah, allora ti interessa di Ogni più. quadrato sono giochi di bocce, fighissimo. Dai, giochiamo a boccia, però non c'è nessuno nella mia età.
siamo in Plaza Mayor, dove c'è anche il municipio qua a sinistra, ma non lo vedete. Questa è alle nostre spalle, è una classica chiesa in stile gotico ed è la Basilica della Collegiata, risalente al XIV secolo. Questo è proprio classico stile gotico ristrutturato, a parte il campanile che lo stanno ancora facendo. Siamo passati da dietro, di qua si vede la torre e c'è un altro ingresso. Invece abbiamo scoperto che nell'uscita o ingresso laterale è visitabile e c'è un bagarino lì per ben 16 euro, 8 euro a testa. Altra inquadratura esattamente nello stesso punto di prima, ma 2 minuti dopo. Mentre c'è il disgelo delle mie dita. Palazzo Ducale del Duca Borgia. Comunque ragazzi, 8 euro una visita esterna, o la visita speciale che quindi comprende altre cosucce, 10,50 euro, le solite. E il chiostro è questo. C'è l'ingresso, c'è anche l'ingresso, possiamo far vedere, guarda. Anche il soffitto, guarda il soffitto. Anche il portone, guarda il portone. Volevo fare una considerazione mia, che è importante guardare le previsioni del tempo, perché se le avessimo guardate avremmo saputo che stamattina era meglio stare in camper e oggi pomeriggio uscire a fare un giro per visitare la città. Ma tanto pioverà lo stesso. Ma quando? Non lo so, ma pioverà. No, vedi che oggi è venuto bellissimo e invece adesso stiamo andando a lavorare in camper. Non è vero. Cosa hai fatto la faccia? Perché? Hai tutti dei puntini qua. Se no, Cosa sono? se le lenticchie. No, pulisciti. Vanno via se pulisci. Allora, siamo qua in questa... Dov'è che siamo? Andiamo San Pedro, ma dove siamo? Non se lo ricorda. Vabbè, andiamo verso San Pedro, sud della Spagna.